Ciao, io sono Nelirfa e oggi andiamo a parlare di Star Citizen. In particolar modo vediamo un po' a che punto siamo con questo gioco e andiamo a vedere le principali caratteristiche. Dunque, innanzitutto Star Citizen è un gioco di simulazione e combattimento spaziale per PC, anche se nasconde al suo interno una struttura molto complessa e variegata. Al di là della campagna in singolo o in modalità cooperativa, il gioco comprende elementi da MMO, visto che è possibile esplorare più o meno liberamente i sistemi presenti nella galassia, accedendo ai vari punti nodali dello spazio. È possibile decidere di intraprendere la carriera militare e seguire una struttura simile a quella di Wing Commander, oppure dedicarsi al commercio all'interno di un universo dinamico che consente di interagire con altri giocatori in una meccanica simile al freelancer, ma con influssi MMO e un'economia che richiama parzialmente la complessa struttura di EVE Online. Dunque, fu annunciato nel 2012. Star Citizen è ormai in sviluppo da anni, uno sviluppo fatto di grandi momenti di condivisione tra gli sviluppatori e gli utenti, però anche pieno di scandali, soprattutto per tanti soldi guadagnati. Infatti la campagna Kickstarter lo rese il gioco più finanziato in assoluto, almeno per quell'epoca. Infatti sono stati raccolti una cifra veramente impressionante, ossia 400 milioni, sì ragazzi, sono davvero 400 milioni di dollari racimolati da GIG per lo sviluppo del titolo. A questo punto la cosa diventa molto strana perché ovviamente è una cifra veramente enorme. Star Citizen è stato finanziato per un totale, come detto prima, di ben 400 milioni di dollari e è in sviluppo da ben 9 anni. E del gioco completo ancora non se ne vede proprio l'ombra. Tante promesse, tante microtransazioni, tante piccole porzioni, ma il prodotto definitivo ancora non c'è del tutto. E questo è un discorso decisamente paradossale. Se pensiamo che per GTA 5, per esempio, venne a costare a Rockstar Games circa 250 milioni di dollari. Stesso discorso per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, che è costato ben 540 milioni di dollari. Però questi giochi sono ovviamente ormai già usciti. Dunque, allora, in questo momento io mi sento di dire, l'ho provato per qualche giorno durante la campagna Free Fly, cioè ti danno circa 10 giorni da poterlo provare in maniera totalmente gratuita. Poi bisognerà acquistare, ci sono due tipi di pacchetti, mi pare un pacchetto dove poi ti danno anche delle astronavi, a partire in questo momento è scontato del 25%, su 45 dollari, e un secondo pacchetto che viene a costare sui 63 dollari. Comunque l'ho provato e devo dire che sicuramente sono favorevole al fatto di non andarle ancora a versare altri soldi. So benissimo che molte persone di voi amanti di questo gioco mi verranno contro, perché avviene sempre così quando vado a fare una recensione negativa di qualche gioco, però comunque questa è la mia opinione, perché infatti se andate a cercare un po' su internet si parla veramente male di questo gioco, non tanto per il fatto in sé che è ancora, diciamo, è ricco di bug e di problematiche. Infatti anche durante questa settimana, questi 10 giorni di accesso gratuito, i server sono crashati più volte, ma soprattutto c'è chi lo accusa di essere una delle più diaboliche truffe nel mondo dei videogiochi, descrivendo i finanziatori come veri e propri polli da spennare. Infatti, come dicevo prima, sono stati proprio i giocatori a sborsare queste enormi cifre. Dunque, come vi spiegavo, comunque il piatto forte, quindi la caratteristica principale di questo gioco, sono le astronavi spaziali. Adesso vi farò vedere un'astronave concessa molto gentilmente da due miei amici che mi hanno fatto vedere il gioco. Intanto li ringrazio, sia Giovanni che Antonio, che mi hanno permesso di capire un po' le dinamiche di questo gioco e quindi poi realizzare questo video. Questo è l'ascensore piccolo, di là c'è l'ascensore grande dove Giovanni. Ah, abbiamo pure l'ascensore dentro. Siamo 3 piani, su 3 piani. Elevator. Come si fa ad aprire? Ah, ok. Ma dove devo andare? Vicino. Vieni diritto. Sì,
Ma non si apre. Sì, vai vicino, F, vieni. Conosco server, Francesco. Vuole un caffè. Vieni. ogni volta Ok. Sì, tutte le volte. Ok. Vieni dentro. Bella sta ascensore. È il technical, vero, dove guidi? No, habitation. Habitation tech. Ma c'è anche il ristorante qua. Sì, c'è la camera del comandante. Allora, questa qua è la nave, è suddivisa su 3 piani. Il primo piano è il piano della stiva, ok, dove si carica. Poi c'è il secondo piano dove ci troviamo noi, che è appunto chiamato habitation, dove si trova l'infermeria. Qua c'è l'infermeria. E a destra qua ci sono le camere dell'equipaggio, a destra è la sala giochi, a sinistra la sala pranzo. Hai capito, Qua, che bella. qua a sinistra c'è la camera del comandante e qua praticamente c'è la sezione, vedi, per pilotare, quindi pilota, copilota e ingegnere. Da questa parte di qua invece c'è tutta la parte technical, quindi del ponte superiore della nave. Guarda, ti faccio vedere tutta la parte che riguarda tecnica, quindi qua l'ingegnere addetto ai radar, destra e sinistra ci sono le torrette, qui puoi accedere alla torretta remota. Continuando, sempre nel terzo piano, chiamato technical desk appunto, trovi qua a sinistra ci sono praticamente la sala drone. Lì c'è una sedia, sali ed esce il drone. Poi qui invece da questa parte di qua, guarda, c'è una specie di officina. Da questa parte di qua trovi l'hangar dove atterrare con la nave. Qui vedi che c'è l'hangar. Mentre da questa parte di qua c'è tutta la parte che riguarda, che al momento è totalmente inutile perché non serve, la parte della cartografia, guarda, che ti fa vedere praticamente la cartografia? Sì, però questo qui no, è l'ascensore di qua, guarda. Ecco qua, vieni qui. Ecco, questa qui invece è la sala motori, come vedi. Ma bisogna andare a fare la benzina. No, c'è anche, però qui non ce l'abbiamo. Con l'American Express per fare la benzina, è limitata. Qui c'è la parte, vedi, che ci porta, volendo, nelle torrette. Vedi, da qua si va nella torretta sinistra, dall'altra parte nella torretta destra, e sono le torrette delle ali, quindi perché comunque la nave ha bisogno anche di difendersi in caso d'attacco, ok? Poi con l'ascensore infine, vedi, si sale all'ultimo piano, che è il quarto e ultimo piano della nave, dove c'è la parte per uscire in Eva, ok, sempre per andare a trovare Eva, seguimi. Qua c'è la parte della cartografia, vedi? Visto che vedi tutta la mappa in 3D, anzi senza premere F2 qua. Sei buggata? No, non si apre. Vai. Esci. No, in effetti non apre. Mi fa clear to launch ma non mi apre. Ti faccio io la richiesta. Questa qui sarebbe la mappa del... Sì, tutta la mappa del gioco. Vedi, va a vedere con i vari pianeti e tutto. Ok. Da questa parte di qua. Ma questa qui com'è che si chiama? Questa astronave? Questa nave Garrak si chiama. Garrak. Anche con la C, non con la G. Con la G. Da questa parte di qua non ci venire mai, attenzione, quando la nave è la parte, vedi, escape, no, per adesso escape, questa qui è la zona dove si esce dalla nave. Io ok? mi sa che ci verrò. Quindi non ci vedi, quindi torniamo indietro. No. Torniamo Tiro indietro. sui carrelli, Vai. Dunque, allora, rimango dell'opinione che il piatto forte di questo gioco appunto sono queste meravigliose e fantastiche astronavi. Dunque, che dire, ma in realtà il gioco poi comunque nell'insieme l'ho trovato abbastanza divertente e carino, però comunque come dicevo prima presenta ancora parecchie problematiche, soprattutto anche a livello dei server. Ci sono poi delle zone da andare a esplorare, c'è la possibilità di andare anche a minare e quindi comunque poi vendere il commercio e tante altre cose molto interessanti.
Dunque, per concludere, diciamo che è un gioco molto carino, però ancora c'è tantissimo da fare. Se vi piace lo spazio e quindi siete amanti delle astronavi, ovviamente è un gioco indicato che fa per voi. Dunque, per concludere, fatemi sapere cosa ne pensate, naturalmente scrivendolo qui sotto nei commenti. Se ancora non avete fatto, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare. Ok ragazzi, per oggi è tutto, ciao!